Ciao amici, oggi sono solo, sono tornato qui solo soletto al Rio Gold. Come è andata l'altra volta? Ci aspettavamo sinceramente molto di più ed eravamo in due. Io però sono testardo, sono tornato qua, oggi sono da solo perché voglio capire meglio questo Rio, il perché di alcune cose, sperando di fare una bella raccolta. Quello che voglio esaminare oggi sarà la parete, quella lì, per capire un attimino la profondità in cui trovo un deposito. C'è già la sponda tagliata e quindi da lì posso capire molte cose. Continuare lo scavo lì, farò inizialmente un po' d'oro sapendo già la profondità giusta e poi dopo farò, chiamiamoli, dei carottaggi per vedere se sotto trovo degli strati di uno certo spessore di compattezza in cui l'oro potrebbe essersi fermato e non sceso. Ora mi tocca solo produrre. L'attrezzatura l'ho piazzata, userò i due secchi già riempiti d'acqua, la griglia che va bene per qualunque cosa faccia, una piccozzina per sgrassare il materiale lì, per poi usare il palottino o direttamente il badile. E poi, visto che sono sempre un inventore, cercherò di capire se utilizzando un telo così e sfruttando questa pendenza, magari, vi dico magari, setaccio lì, butto il materiale lì, rotola lì, così almeno ho meno fatica nel trasporto dei secchi. È un esperimento. Per ora lo metto giù così, lo uso per camminare senza scivolare né niente. Poi vedremo. Canalette piazzata, andiamo avanti così. In questo momento in mezzo alla nebbia sento un aereo, quelli degli incendi, quindi mi sembra un po' strana come cosa, però vabbè. In questo momento non sto usando il badile perché voglio capire proprio la stratificazione in cui trovo l'oro, quindi devo fare degli scavi a strati, quindi usare il badile in questo caso non mi serve. Cerchiamo di darvi una spiegazione tecnica su quello che sto provando. Sicuramente oggi farò meno oro perché sto facendo due tipi di assaggi, chiamiamoli così. Allora, da quel sasso qui in su c'è oro, è anche carino, andrebbe bene, ed è lo strato superficiale. Da quel sasso lì in giù, qua dove sto scavando, sto trovando veramente poco. La mia idea quale sarebbe adesso? Fare un po' di materiale qui e un po' di materiale qui, quindi ovviamente la resa si abbassa. Perché prendo un po' di sterile e un po' di buono. Non bisogna essere venali, è meglio capire come si è depositato l'oro, quindi bisogna sacrificare un po' di secchi con materiale non buono. Adesso la mia idea è quella di scavare ancora più sotto, sperando di trovare uno strato ancora buono come quello lì, magari con una pezzatura più grossa, perché andando sotto in teoria dovrebbe essere più grosso. Speriamo che ci sia sotto qualcosa, e nel frattempo tirare fuori un po' d'oro, tanto per ridarmi un po' di vitalità, se no c'è quella fase di demoralizzazione che invece di fare X secchi ne fai molti di meno. Adesso vi faccio vedere più o meno con 3 secchi, sì, 3 secchi, poi reali effettivi non si sa. Comunque, se vedete, tutto quello che vedete lì, tutto oro, un oro fino, qualcosina di grosso c'è, e questo qua è nelle prime righe del 100 righe, poi qualcos'altro ci sarà anche qua in questi, e qua ce n'è una carina lì, e vediamo. È un posto da scoprire. Una differenza tra questo e il Rio Verde è che il Rio Verde era concentrato in alcuni punti dove c'erano dei sassi grossi che facevano da trappolone. Nel Rio Gold Team invece la situazione cambia perché la superficie di scavo è più ampia e ovviamente anche l'oro si sarà distribuito su tutta questa superficie, che è buona a livello di traiettoria dell'acqua e tutto quanto. Se avessi la fortuna di trovare alla profondità in cui c'è l'oro anche un sasso come questo che ha fatto da trappola, avrei fatto il mio bottino, cioè avrei trovato il mio nido, che mi darebbe veramente molta motivazione.
per ipotesi adesso là vedo quel sasso lì, quasi quasi provo a fare uno scavo lì dietro che come altezza è quella lì, magari vediamo, dai, faccio un assaggio così. Lo scavo l'ho fatto, più o meno è un secchio, e giustamente ho trovato un po' d'oro, un po' di più rispetto all'altra resa, ma visto che sono già qui farò tutto questo pezzo oggi, così mi libero dalla superficie e collego i due scavi, ne faccio uno unico e vediamo cosa mi rende questa zona qua. L'obiettivo è questo qui. Ho capito meglio com'è la situazione, com'è l'oro qui. Mi ero fermato un attimo a riposarmi, stavo facendo lo scavo là come vi ho detto e confermato che si trova. Adesso mi è venuto un dubbio. Io lì sopra sono, diciamo, su una rimonta che ha fatto o un lavaggio o il vecchio letto del fiume, insomma ci sono tanti O, e sono a quell'altezza. L'acqua è qua in basso. Stavo pensando, ma se io dovessi scavare qua e vado dentro così per vedere un po' come il materiale, in teoria dovrei andare più sotto rispetto al buco che ho fatto là, che è quello famoso che trovavo ben poco. Scavando qua a livello dell'acqua sorpasso quello strato sterile e vado a vedere se c'è un altro strato buono, quindi farò un ennesimo assaggio in questa zona qui per capire se qua c'è dell'oro. Voglio fare un piccolo gioco con voi. Come vi ho appena detto, sto scavando qua, ci sto impiegando il triplo del tempo rispetto agli altri punti dove ho scavato. Questo, come potete vedere, è il materiale, tanti sassi, sassolini e poco materiale, e sto facendo veramente fatica a tirare fuori qualcosa di buono. Secondo voi il materiale che sto raccogliendo adesso, come sarà il risultato? Ci sarà oro? Non ci sarà nulla? Prima che vi dia la soluzione andando avanti col video, mettetelo in pausa, pensateci un attimo, riflettete e poi vediamo assieme il risultato. Questo qua è il risultato. Adesso svuoto il secchio dal fango e vedete il poco che ho fatto, ma non perché ho scavato poco, è proprio perché facevo fatica a tirarlo fuori. Vediamo, e ci mettiamo qua come al solito e versiamo questo materiale. Come faccio a capire se c'è dentro oro? Perché quando lo verserò qua sopra, se c'è dell'oro si fermerà per qualche secondo qua su questa superficie gommata che fa da grip, e poi dopo andrà a cadere nelle trappole come il restante oro. Vediamo questo materiale, ne ho tirato fuori veramente poco. Se ci fosse solo una pagliuzza, una scaglietta grossa, è un ottimo segno. Se non trovo nulla o il fino, non ne vale la pena perché ne sto muovendo veramente troppo poco di materiale. Vediamo, magari in telecamera non lo vedete, però se dovesse esserci un puntino o qualcosa vi avviso subito. Cercherò di fare un fermo immagine, uno zoom o qualunque altra cosa. Diciamo che sulla carta è fattibile che ci sia oro qua. Mi sono posizionato meglio, andiamo avanti perché sto usando una mano sola e non è facile. Dicevo, magari questo qua è solo un materiale che si è compattato lì, una specie di limo dovuta, che si è creata con le piante che ci sono lì, con l'erba che c'è lì, e quindi ha fatto uno strato di radici, ma alla fine non ha trattenuto oro. Allora, mi serve soltanto una pagliuzza decente, anche perché ho fatto pochissimo materiale, quindi se sul poco salta fuori una pagliuzza carina potrei dire che ho trovato una nuova posizione in cui si è depositato l'oro. Vediamo.
Sì, infatti è un materiale molto fangoso, veramente molto fangoso. Scende anche a blocchi, però non vedo nulla. Quasi finito, metto dentro un po' d'acqua. Vedete com'è compatto, che rimane attaccato anche qua, da sopra. È proprio un materiale, magari sopra c'è oro, però sopra non c'è nulla, perché potrei fare ancora un secchio, scavare internamente, ipotizzare che questa qua sia la base in cui l'oro si ferma, però almeno fammi trovare un puntino, qualcosa di decente. Mi sono servite due mani perché ero nella fase finale del secchio. Io non ho visto nulla scendere e quindi direi che non va bene. Se adesso vado a controllare il buco, che la fanghiglia è andata via, come potete vedere, tante radici che trattengono quella sabbiolina e fanno uno strato isolante. Però qua c'è un bel sasso, magari qua sotto provo a togliere questo sasso e scavare qui, vediamo. Faccio ancora un tentativo qua, perché se dovessi trovare oro qua sarebbe molto più comodo, perché sono a livello dell'acqua, quindi potrei usare il telo, avrei sempre l'acqua come alleata, mentre l'acqua devo portarla su io nei secchi e ho una produzione più limitata. L'altro scavo l'ho fatto dove c'era quel sasso là, che è quello lì, eccolo là, l'ho sotto là, era lì sotto, c'è un po' di materiale ma non è nulla di buono, e diciamo che per il momento mi fermo con gli esperimenti di oggi, anche perché il video che sto facendo lo vedranno anche quelli del Gold Team, la mia squadra, i miei amici, e quindi non vorrei che dopo mi cominciano a dirmi ho trovato più oro di te e tutto quanto. Già vedendo questo video qua gli sto dando informazioni utili di dove non scavare e dove scavare, quindi adesso faccio un po' l'egoista, faccio un po' di materiale buono, carico la carnaletta, raccolgo un po' di oro e poi me ne vado a casa. Non ho ancora finito, ho voluto raccogliere un po' quello che era dentro nella batia e ce n'è tanto, è anche piccolo, non riesco a pulire bene, quindi sarà una cosa che farò a casa, però voglio farvi vedere più o meno quello che riesco a farvi vedere. Direi che ce n'è, guardate lì. E questo è un super concentrato da pulire bene a casa. Qua ce ne sta ancora un po' di concentrato, quindi andiamo avanti. Sono riuscito a fare qualche altro secchio e un po' d'oro c'è sempre. Come avevo detto prima, ho collegato lo scavo qua con l'altro scavo. C'è ancora un bel po' di materiale da fare, perché come riferimento tengo questo sasso qua. Lì forse sono andato un po' troppo sotto, difatti si è visto. Andrei avanti ancora un po', ma sono costretto a fermarmi, anche se un po' di materiale potrei farlo ancora lì le prossime volte e poi vedere
se spostare sta pianta qua o boh, vediamo. Però adesso è meglio andare via perché di solito là c'è una montagna che aveva la neve una volta, adesso non so neanche più cosa ci sia perché il meteoradar mi indica che sta piovendo su in cima, quindi non vorrei essere travolto da qualche buzza, quindi è meglio sbaraccare. Non vi saluto adesso perché attivo il protocollo. Benvenuti a questo aggiornamento flash sui mercati dei metalli preziosi. Questa settimana l'oro ha vissuto una fase di forte correzione che ha attirato l'attenzione di tutti gli investitori europei. Dopo i record dei mesi scorsi, il metallo giallo ha subito una pressione di vendita importante, influenzata principalmente dal rafforzamento del dollaro e da un cambiamento di rotta nelle aspettative sulle politiche monetarie globali. Veniamo al dato centrale di questo monitoraggio. Secondo le ultime rilevazioni del Sole 24 Ore, l'indice che dobbiamo osservare con massima attenzione per il mercato europeo è il seguente: 123,25. Il valore attuale dell'indice GLDEUR è di 123,25. Ma quali sono le motivazioni dietro questa situazione? Il calo settimanale, che ha visto l'oro perdere circa il 3% in pochi giorni, è figlio di un mix esplosivo. Da un lato, l'aumento dei prezzi dell'energia che alimenta i timori di un'inflazione persistente. Dall'altro, la reazione aggressiva delle banche centrali, che alzando i tassi rendono meno attraente l'oro, che come sappiamo non produce cedole. Inoltre, molti grandi portafogli hanno liquidato parte delle posizioni per incassare i guadagni record ottenuti a inizio 2026. Cosa accadrà nei prossimi giorni? Il suggerimento tecnico è di osservare la tenuta dei supporti attuali. Se l'oro riuscirà a mantenersi sopra la base dei 120 euro, potremmo assistere a una nuova fase di accumulo. Molti analisti prevedono che questa sia solo una correzione salutare prima di una nuova spinta verso l'alto entro la fine dell'anno, sostenuta dalle continue tensioni geopolitiche che mantengono alta la funzione dell'oro come bene rifugio. Sicuramente il protocollo è da migliorare, vedremo prossimamente. Quello che state vedendo è l'oro che ho trovato oggi nella mia giornata e io cosa posso dirvi? Vi posso augurare buon proseguimento, ricordatevi di iscrivervi al mio canale, ricordatevi che ho fatto 2 libri interessanti e che faccio anche delle escursioni per chi vuole provare l'esperienza da cercatore d'oro. Detto ciò, vi saluto tutti e ciao alla prossima avventura!